Tra la dieta mediterranea, la dieta chetogenica e una miriade di altri piani dietetici per perdere peso, non mancano i modi suggeriti per mangiare. Ma c'è una dieta a cui i ricercatori moderni continuano a tornare quando studiano la salute e la longevità: la dieta di Okinawa. La dieta di Okinawa prende il nome dall'isola più grande delle isole Ryukyu in Giappone. Gli appassionati di storia potrebbero riconoscere il nome dalla battaglia di Okinawa, combattuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma di questi tempi, c'è un'altra ragione per cui è nei libri di storia: la gente di Okinawa vive davvero molto a lungo. Mentre l'aspettativa di vita media in Occidente è di 78 a 80 anni, in Giappone ci sono 5 volte più persone di Okinawa che vivono fino a 100 anni rispetto ai loro coetanei nel resto del paese. I ricercatori hanno studiato per anni i residenti di Okinawa e la risposta sta sia nella dieta tipica di Okinawa che nell'atteggiamento delle isole nei confronti del mangiare. Cosa mangiano gli abitanti di Okinawa? La dieta di Okinawa torna alle origini. Sottolinea una dieta ricca di verdure gialle, arancioni e verdi. Mentre il riso è onnipresente durante i pasti in Giappone, lesinano sui cereali e si concentrano invece sulla patata viola. Carne, compreso il maiale, latticini e frutti di mare vengono consumati in piccole quantità e c'è un'enfasi sulla soia e sui legumi. L'intera dieta è piuttosto povera di zucchero e cereali. Gli abitanti di Okinawa consumano circa il 30% in meno di zucchero e il 15% in meno di cereali rispetto alla gente del resto del Giappone. Hara Hachibu. La chiave per non mangiare troppo. Non si può parlare della dieta di Okinawa senza menzionare Hara Hachibu. Hara Hachibu si basa su un insegnamento confuciano che ricorda loro di smettere di mangiare quando sono sazi all'80%. Mangiare in modo consapevole e lento in questo modo significa che gli abitanti di Okinawa si prendono il tempo per pensare a cosa e come stanno consumando il loro cibo. Controllando con se stessi per decidere se hanno raggiunto la sazietà prima di continuare a mangiare, danno alla loro pancia il tempo di segnalare al cervello e far loro sapere che sono sazi. Questa strategia paga. Gli abitanti di Okinawa in genere mangiano circa 1200 calorie al giorno, molto meno della media di 2000 raccomandata qui. Ma poiché i cibi che consumano sono così ricchi di sostanze nutritive e gli abitanti di Okinawa sono abituati alla restrizione calorica, non alla modalità di fame, sono in grado di rimanere in salute e vivere più a lungo con meno cibo. Cosa mangiare? Quindi vuoi vivere fino a 100 anni? Potrebbe essere il momento di incorporare il modo di mangiare di Okinawa e i suoi alimenti base nella tua dieta. Accumula cibi colorati. Mangiare una varietà di frutta e verdura ci fa bene, qualunque esse siano. Ma quante volte mescoli quello che hai nel piatto? Invece di limitarsi a una manciata di verdure, gli abitanti di Okinawa ravvivano le cose mangiando una varietà, specialmente quella dai colori vivaci. Non sorprende, quindi, che la loro dieta sia ricca di antiossidanti e sostanze nutritive. In particolare, la frutta e la verdura arancione e gialla sono piene di carotenoidi. Questi nutrienti riducono l'infiammazione, stimolano la crescita e lo sviluppo e possono migliorare la funzione del sistema immunitario, tutte parti critiche per rimanere in salute con l'età. Se non sei sicuro di come ottenere più varietà nella tua dieta, un ottimo modo per incorporare verdure nuove per te è visitare il tuo mercato agricolo locale. Sarai in grado di trovare prodotti freschi di stagione che potresti non acquistare regolarmente e gli agricoltori di solito sono felici di condividere i loro consigli su come prepararli al meglio. Attenersi a una quantità limitata di carni e frutti di mare di alta qualità. Sebbene la dieta di Okinawa consenta carne e frutti di mare, lo fa in quantità piccole e limitate. Salvo feste o occasioni speciali, attenersi a una dieta prevalentemente a base vegetale. Puoi replicare questo a casa mangiando carne e frutti di mare di alta qualità, come carne di manzo nutrita con erba, carne di bisonte e pesce di mare pescati in natura come il salmone, lo sgombro. Gustare questi cibi solo poche volte alla settimana o in occasioni speciali significa godere dei benefici dei grassi sani, come ridurre l'infiammazione, controllare il colesterolo e ridurre il rischio di malattie cardiache, mantenendo al contempo le calorie sotto controllo. Limitare cereali e latticini. Non possiamo ignorare il fatto che la dieta di Okinawa non contiene quasi latticini o cereali. Il glutine, che si trova nei cereali, è un alimento pericoloso che si trova nei prodotti a base di grano. Il grano che compriamo oggi contiene quasi il doppio della quantità di glutine rispetto ai cereali di una volta. Troppo glutine può causare problemi digestivi, infiammazioni, permeabilità intestinale e reazioni allergiche. Anche le persone che pensano di poter tollerare il glutine spesso scoprono che quando riducono o eliminano le proteine dalla loro dieta,
La loro salute e i problemi apparentemente non correlati, come l'acne o il gonfiore, vengono ridotti. Gli abitanti di Okinawa, e la maggior parte delle culture asiatiche, consumano pochissimi latticini. Ma gran parte dei latticini venduti nei supermercati fanno poco per il nostro corpo, in particolare le versioni a ridotto contenuto di grassi. I pericoli dei latticini a basso contenuto di grassi, incluso il fatto che sono spesso pieni di zucchero e il processo di pastorizzazione uccide molti dei nutrienti e delle vitamine benefiche. Si consiglia di scegliere latte crudo e latticini crudi quando possibile. Anche le alternative a base vegetale, come il latte di cocco o di mandorle, sono un'ottima opzione. Una lista dei cibi della dieta di Okinawa sono: verdure fresche. Più di un terzo di ogni pasto è costituito da verdure. Gli abitanti di Okinawa mangiano 6 porzioni di verdura e una porzione di frutta al giorno. I punti fermi sono: patate viola, patate dolci, ravanelli, cipolle, carote, cavoli, bietole e verdure a foglia. La frutta è spesso mangiata con la buccia come mango, mele, pere, albicocche, pesche, papaya, ciliegie. Alghe marine. Le alghe sono dense di nutrienti e ricche di antiossidanti e minerali. Gli abitanti di Okinawa usano l'alga come aromatizzante nei brodi. Pesce. Il pesce viene mangiato 2 o 3 volte alla settimana. I pesci oleosi ricchi di acidi grassi essenziali omega 3, come il salmone e il tonno, sono comuni. Il pesce è preferito alla carne, che è ridotta al minimo. Soia. La proteina della soia è un ingrediente popolare usato dagli Okinawi. Gli studi hanno dimostrato che la soia protegge dai tumori ormonali grazie ai suoi estrogeni vegetali. In Giappone mangiano molto soia fermentata come natto, tempeh, miso, salsa di soia ed edamame. Cereali integrali. Da 6 a 7 porzioni di carboidrati complessi integrali sono incluse ogni giorno. I principali cereali integrali sono gli udon di riso, riso bianco e integrale e spaghetti di grano saraceno. Tè verde. Il tè verde e il tè matcha sono la bevanda principale degli abitanti di Okinawa. Bevono almeno 3 tazze di tè verde ogni giorno. Mentre la dieta di Okinawa è certamente salutare, alcune scelte nutrizionali non si traducono bene in Occidente. Ad esempio, la soia costituisce una parte importante di questo modo di mangiare giapponese. Sfortunatamente, la soia venduta negli Stati Uniti è principalmente la soia da evitare. Il 90% della soia disponibile negli Stati Uniti è geneticamente modificata. A parte il fatto che uccidono i batteri sani nell'intestino, non conosciamo ancora gli effetti a lungo termine degli alimenti OGM. Inoltre, la soia americana è ricca di fitoestrogeni, che imitano l'ormone estrogeno nel tuo corpo. Troppi estrogeni sono stati collegati a determinati tipi di cancro al seno, cancro cervicale e altri disturbi correlati agli ormoni. Quindi, mentre la gente di Okinawa ha accesso a una soia più sana come il natto, che è fermentato, ti consiglierei di evitare la soia normale. Il maiale ha anche il suo posto nella dieta di Okinawa. Anche se non viene consumato molto spesso, fa parte dei piatti base di Okinawa, in particolare durante le festività e le feste. Gli abitanti di Okinawa sono famosi per l'utilizzo di quasi ogni parte del maiale nella loro cucina. Sfortunatamente, ci sono molte ragioni per cui dovresti evitare la carne di maiale, dalla quantità di parassiti che la carne trasporta alle altre tossine che contiene. Infine, quando la dieta occidentale di cibi trasformati e fast food raggiunge le coste di Okinawa, le ripercussioni sulla salute sono già visibili, con gli attuali più giovani che soffrono di obesità. Mentre gli abitanti di Okinawa lottano per attenersi alla propria dieta, le malattie legate all'obesità si fanno sentire. La dieta di Okinawa non è una cura magica, ma prendere alcuni spunti dalle abitudini alimentari dell'isola, in particolare mangiare una varietà di prodotti, attenersi a carni di qualità rispetto alla quantità e ridurre cereali e latticini, avrà sicuramente un impatto positivo sulla salute. Si spera che gli abitanti di Okinawa siano in grado di fare lo stesso. Iscriviti al canale per continuare a trasformare la tua salute.